Ciao, salve a tutti, il narcisista ti dà questi 6 segnali che ti scarterà in amore, se si può parlare ovviamente di amore, nel caso della relazione con un narcisista. Un narcisista quasi inevitabilmente in amore arriverà al momento dello scarto di una partner, a meno che non sia codipendente o non sia sposato e ci tenga alla sua facciata di rispettabilità e di coerenza, oppure per motivi di interesse materiali che possono legarlo a una relazione. Dopo la prima meravigliosa, favolistica fase del love bombing da parte del narcisista, in cui lui ti bombarderà di attenzioni, di gesti carini e principeschi, solitamente accade che un narcisista patologico, manipolatore, seguirà a quella fase, si incanalerà alla fase che io chiamo di passaggio, di transizione o di stallo e di sospensione, in cui il narcisista in qualche modo non sembrerà più veramente l'uomo dei primi tempi per te e comincerà quindi a defilarsi dalla relazione per poi avviarsi a condotte che rientrano nella cosiddetta fase svalutativa che precede a quella dello scarto. Perché arriva allo scarto un narcisista? Ne ho parlato in tantissimi video e perciò ti consiglio di seguirli per avere un'idea più ampia dello scarto, di come funziona ed anche della svalutazione, di cui parlo in tantissimi altri video specifici. Che il narcisista stia per avviarsi allo scarto lo potrai capire da diversi segni, indizi, da diversi segnali già nella fase di sospensione e di transizione, quando il narcisista comincia a negarsi, a non essere più per te quello dei primi tempi, insomma a disertare la relazione in diversi modi. Quali sono i segnali che il narcisista ti scarterà o che comunque si sta avviando a quell'epilogo? Un precedente video dal titolo "Qual è per il narcisista la tua data di scadenza in amore?". Lì parlavo appunto della tua data di scadenza nella relazione con il narcisista. Quanto più un partner viene oggettivato, trattato come un oggetto e percepito dal narcisista come tale, tanto più a maggior ragione la relazione avrà una data di scadenza, specie se l'oggetto del suo amore, tra virgolette amore, servirà a qualcosa, avrà una certa funzione e tanto più in quel caso ci sarà una durata appunto al rapporto, una scadenza. Di solito, anche se il narcisista può sapere fin dall'inizio che ci sarà una scadenza alla relazione, il narcisista non inizia comunque un rapporto di coppia con date di scadenza in mente, ma generalmente una scadenza c'è. Quali sono i segnali che il narcisista ti scarterà? Un primo segnale non è tanto il disertare il rapporto, anche se è certamente un segnale importante, ma il primo segno che il narcisista ti darà e che puoi individuare del fatto che si sta avviando a quello che in seguito sarà lo scarto nei tuoi confronti è la diminuita qualità comunicativa tra di voi. Non che un narcisista possa eccellere in quanto comunicazione, a parte l'essere abile nel far sì che sia tu ad aprirti con lui. Ma il fatto è che il grado di comunicazione e la sua qualità sarà in caduta libera fino a ridursi al lumicino. Sarà sempre più difficile comunicare con lui. E poi certamente un segnale che il narcisista ti dà del fatto che è avviato a quella che sarà presto la fase prescarto è quello di disertare agli appuntamenti, a quello che era di norma il grado del vostro stare insieme, la vostra frequenza e durata dei vostri incontri. Il narcisista e la narcisista comincerà ad addurre scuse e magari bidonarti all'ultimo momento a impegni presi tra voi. Questo indica anche con molta probabilità che il narcisista si vede con qualche altra donna a cui sta dando la priorità rispetto a te. Altro segno inequivocabile che il narcisista si sta avviando allo scarto sono le prime critiche e svalutazioni nei tuoi confronti. All'inizio apparentemente contenute e blande, ma poi via via più consistenti e demolitive. Altro segno che il narcisista è prossimo allo scarto è la sua indifferenza.
indifferenza ad ogni tua protesta, richiesta di spiegazioni alla tua insofferenza e a qualsiasi cosa tu faccia ed anche che tu non faccia, al fatto che tu ci sia o non ci sia, della tua presenza o assenza, quindi la sua sordità e cecità nei tuoi confronti. Altro segno dell'imminente scarto del narcisista è il modo in cui ti lascia libero il campo di operare tra di voi in base al destino della vostra relazione, o meglio, il fare in modo che tu commetta dei passi falsi per arrivare più in fretta alla rottura, ad esempio provocandoti, cercando di farti reagire d'impulso, di farti arrabbiare, insomma portarti al conflitto, e questo per avere un pretesto per chiudere con te. Questi sono i principali e più importanti segni che il narcisista ti dà, che la sua intenzione è quella di scartarti, magari anche celermente, insomma il momento del suo scarto è prossimo, o di farsi scartare perché ti porterà all'esasperazione con quei suoi modi fatti di assenza, indifferenza, provocazioni, svilimenti, quando non di segni molto più inequivocabili quanto gravi come i silenzi punitivi, il gaslighting, le critiche pesanti, il sarcasmo e insomma abusi e vessazioni psicologiche delle più pesanti quando non fisiche. A questo punto non sperare che qualcosa possa cambiare. Potrebbe anche essere che il narcisista cambi idea, ma finché tu resti in quella situazione, lui non la cambierà la situazione. Quindi scappa e poi datti tutto il tempo di riordinare i pensieri e gli stati d'animo. In tutti i casi, se resti all'interno di una relazione in cui il narcisista è ormai avviato alla svalutazione e poi lo scarto, difficile che tu possa imprimere una svolta alla situazione stando all'interno della situazione stessa. Perciò esci prima da quella situazione e poi datti il tempo di decidere. Il narcisista non scappa, non temere. Di sicuro scapperà se tu resti alla sua mercé a fare da bersaglio. E una volta libera, poi potrai decidere cosa vuoi veramente. Se mi segui lo sai come la penso ed anzi quali sono le mie convinzioni, che sono convinzioni supportate da scientificità, e cioè un narcisista patologico non può guarire dalla sua patologia, di conseguenza non avrai mai il suo amore. Al più potrai coinvolgerlo emotivamente o ricoinvolgerlo, ma senza avere comunque amore, senza poter avere una relazione basata sull'amore. Amare senza contraccambio, insomma, è un po' triste, senza contare che se ti ha maltrattato psicologicamente, per non dire in altri modi, allora è un uomo o una donna, se si tratta di una donna, che non merita il tuo amore, assolutamente. Quindi abbi amore prima di tutto per te stessa, per te stesso, e va incontro l'amore là dove c'è, dove ti sta magari aspettando. Vai veramente incontro all'amore. Un abbraccio forte, sempre felice di averti tra noi, di leggerti, della tua bellissima e meravigliosa presenza. Ci sentiamo presto e ti abbraccio forte ancora. Ciao, a presto. Ciao ciao.